Ciao, benvenuti su Mintitaro. Oggi vediamo i cambiamenti che stanno arrivando nella nostra vita e esploriamo i diversi piani dell'esistenza in cui avranno degli effetti, quindi il piano mentale, il piano emotivo e il piano materiale. Abbiamo tre varianti fra cui scegliere, ma prima di tutto voglio ricordarvi che questo è un interattivo senza limiti di tempo, quindi è valido dal momento in cui lo guardate e copre di solito un periodo che va da 2 ai 3 mesi. Dunque, la prima variante è quella con il quarzo rosa, la seconda è quella con il quarzo fumé e la terza con l'ametista viola. Potete fermare un attimo il video per scegliere con calma, ma seguendo la vostra intuizione, la variante che più vi ispira, che più vi comunica. Dopodiché potete andare direttamente al capitolo del video che la descrive. E noi ci vediamo dopo. Ciao! Ed iniziamo con la prima variante, quella del quarzo rosa. Vediamo subito le energie dei prossimi 2 e 3 mesi. E abbiamo la carta del mercato che indica interazioni con altre persone di tutti i tipi, quindi possono essere scambi, accordi, anche necessità di giungere a un compromesso. Vedete che si parla di mercato, quindi magari in questo caso nel pratico del mercato, no, si giunge a un compromesso per ottenere un prezzo vantaggioso per entrambe le parti. Stessa cosa su un piano più alto, più generale, ovvero una necessità di mediazione, di guardare anche il punto di vista delle altre persone con cui si interagisce, di giungere a un accordo, di lavorare in team, per esempio, quindi tutta una serie di interazioni con altre persone che saranno molto rilevanti per voi nei prossimi 2-3 mesi. Bene, vediamo i dettagli con le carte su i cambiamenti che verranno nella vostra vita dal punto di vista nel settore emotivo, delle vostre emozioni. Innanzitutto, vediamo che abbiamo l'asso di spade, il 5 di spade e il 6 di spade. Dunque, dal punto di vista emotivo, avrete in realtà molte cose a cui pensare, ovvero predominano le spade, quindi tutta un'energia molto legata all'elemento aria, il che vuol dire molti pensieri nella vostra testa che influenzano appunto le vostre emozioni, i vostri stati emotivi, vi arrovellate probabilmente su vari settori, questo in generale, però quello che vedo io è che l'asso di spade indica una decisione che voi avete deciso di prendere e che influenza appunto in maniera positiva in questo caso le vostre emozioni perché è una decisione che fa chiarezza nella vostra mente, che decide di eliminare tutta una serie di dubbi che evidentemente vi daranno nei prossimi 2-3 mesi appunto o vi danno adesso in questo momento e quindi verranno tolti nei prossimi 2-3 mesi tutta una serie di confusione mentale. L'asso di spade è una carta molto forte che indica un nuovo inizio che voi stessi decidete di dare alla vostra vita con una decisione molto forte, molto volitiva e che influenza positivamente anche le vostre emozioni che saranno più come dire, serene, nel senso più avrete un senso di forza dentro di voi, un senso di potere, di fiducia in voi stessi. Il 5 di spade indica che per prendere questa decisione, per fare chiarezza nella vostra testa, per dare un nuovo inizio alla vostra vita, dovrete anche discutere con delle altre persone, il che può dare appunto anche come dire,
sicuramente un senso no, di rabbia, però insomma discussioni non sono mai belle, possono darvi fastidio, appunto il dover difendere la vostra decisione, il dover difendere l'inizio che volete dare alla vostra vita, però appunto successivamente abbiamo il 6 di spade che indica proprio l'andare verso acque più tranquille. Questa carta che a me ricorda un po' sempre i, quelli che cercano asilo, no? Che fuggono dalla guerra per andare verso una terra più pacifica, appunto ha le acque molto mosse da un lato e molto calme dall'altro, se vedete in questo disegno. Questo per indicare che appunto questa famigliola con il nocchiero sta lasciando delle acque caotiche, turbolente per andare verso più pace, più calma. Quindi dal punto di vista emotivo, la decisione che prenderete di dare un nuovo inizio alla vostra vita riuscirà a portarvi appunto a una calma interiore, a sentimenti più pacifici, anche se nel frattempo dovrete passare attraverso delle discussioni con degli altri, delle interazioni che magari dovrete fare dei compromessi, dovrete cercare di convincere altre persone della bontà della vostra decisione, però alla fine vi vedrà vittoriosi e avrete sicuramente una pacificazione nella relazione con le altre persone dopo delle discussioni e sicuramente riuscirete a raggiungere acque più calme, più tranquille, più serene. Quindi avrete questa esigenza in questo periodo, questa esigenza emotiva e riuscirete appunto a ottenerla, quella di andare verso spiagge più belle, spiagge più tranquille, con l'acqua più calma, quindi più serena, più tranquillità, più serenità nella vostra vita. Vediamo invece dal punto di vista mentale che cambiamenti sono all'orizzonte nei prossimi 2-3 mesi. Dunque, abbiamo il paggio di coppe, il carro, e il 9 di denari. Dal punto di vista mentale state anche qui cercando di seguire in maniera proprio conscia una vostra strada, che quindi si rifà molto il carro all'asso di spade, quindi seguite proprio una direzione nuova, una direzione vostra che avete scelto voi e avete dal punto di vista mentale una forte volontà in questo senso di andare dritti per la vostra strada, perché volete raggiungere una specie di un senso di indipendenza, sia a livello psicologico, ma anche e soprattutto a livello concreto, a livello materiale. Avete il desiderio di raggiungere questo tipo di indipendenza che è rappresentato dal 9 di denari. Vedete, c'è una donna soddisfatta di sé in un giardino pieno di frutti con un falco sulla sua mano che indica appunto dei traguardi che lei è sicura di poter raggiungere. Quindi è sicuramente dal punto di vista mentale una forte volontà, una forte direzione che darete alla vostra vita. Grazie anche alla offerta, all'occasione che vi verrà appunto offerta e che è rappresentata dal paggio di coppe, che indica un messaggio, un aiuto, un'offerta
un qualcosa che viene davanti a voi e che può anche indicare un'intuizione che voi avrete sul piano proprio mentale, un'intuizione, perché il pesce dentro la coppa indica una intuizione, sono pensieri intuitivi perché vengono appunto dall'acqua. Può anche indicare appunto un messaggio, una indicazione, una informazione che darà il via a questa volontà, a questa ferma direzione verso un obiettivo ben specifico, che è quello di ottenere una soddisfazione a livello di prestigio, ma anche a livello materiale, concreto, economico. Quindi sicuramente eh, qualcosa che arriva a voi sia mentalmente come intuizione propria, sia un'informazione, un messaggio, una opportunità che vi si presenta, che vi piace molto, perché di solito appunto il paggio di coppe è qualcosa di che tocca le vostre corde anche emotive, e quindi darà il là per questo tipo di decisione di prendere una strada ben precisa. Dal punto di vista materiale, vediamo i cambiamenti prossimi, e abbiamo il 9 di coppe, l'8 di denari e il 5 di denari. Dunque, il 9 di denari è una bella carta perché indica una forte soddisfazione anche dal punto di vista emotivo, non soltanto concreto, economico. Vi vede l'inizio appunto dei 2 o 3 mesi molto soddisfatti voi stessi, decisi a lavorare verso i vostri obiettivi con l'8 di denari, quindi avrete molte soddisfazioni da questo punto di vista, soprattutto dal punto di vista lavorativo, e una forte energia, una forte determinazione a fare del vostro meglio. Ehm, il 5 di denari indica che dovrete anche comunque come dire, sperimentare una riduzione delle vostre finanze in questi 2 o 3 mesi. Ciò non toglie che dal punto di vista di soddisfazione proprio anche personale, ma anche lavorativa, compenserà, diciamo, la diminuzione magari degli introiti. Quindi in generale direi che nel futuro io vedo molta calma interiore data dal 6 di spade, una bella soddisfazione a livello personale. Questo però sarà accompagnata anche a una diminuzione degli introiti economici. Dovrete tirare un po' la cinghia, mettiamola così. Sta di fatto che tutti i 3 piani mi indicano proprio che avete una forte determinazione a andare per la vostra strada, avete un obiettivo, volete un nuovo inizio, appunto, con una forte decisione da parte vostra, una forte determinazione nel condurre la vostra vita nella direzione che volete, e questo richiederà magari una forte determinazione, una routine, una costanza nel vostro lavoro, però appunto sarete molto soddisfatti di voi stessi. Questa carta del mercato indica che saranno importanti per voi le interazioni con altre persone per poter appunto ottenere le soddisfazioni che volete, gli obiettivi che vi siete dati, un nuovo stile di vita di cui avete bisogno.
probabilmente appunto ci sarà una opportunità con il paggio di coppe, e questo quindi vi permetterà di andare nella direzione voluta. In generale vedo molte carte di spade, soprattutto sul piano emotivo, quindi è una decisione, diciamo, presa con coscienza di causa, con una riflessione anche mentale, non solo emotiva, e dal punto di vista materiale, appunto, cambiamenti saranno soddisfazione, che però sarà soprattutto a livello emotivo, sul piano materiale, dei cambiamenti che vi porteranno soddisfazione emotiva, lavoro da svolgere, però un po' di restrizione, un po' mm, di come dire, di temperanza, mi viene, nel senso di appunto desiderare meno, nel senso che dovrete dal punto di vista proprio economico stretto tirare un po' la cinghia, perché il 5 di denari indica appunto delle ristrettezze economiche, non eccessive, però insomma mm, sicuramente dovrete risparmiare. Vediamo cosa ci dice la carta degli archetipi su che atteggiamento tenere in questi 2 o 3 mesi per il vostro bene, diciamo, ed è la carta del re. Il re è una persona che ha potere su se stesso e sul suo dominio, sulla sua vita, quindi un archetipo che indica una ferma fiducia in se stessi, una forte leadership, quindi si rifà molto alla carta del carro. Quindi, riassumendo, dovrete stare, come dire, avrete molte interazioni nella vostra vita in questi mesi, dovrete saperle guidare con polso e con una forte leadership, con la carta del re, e vedrete che avrete questa esigenza di dare una nuova spinta, una nuova fase alla vostra vita, con una riuscirete a concretizzare attraverso una decisione conscia da parte vostra, una forte volontà, una forte leadership da parte vostra, e vedo molta soddisfazione a livello proprio personale, ma anche per alcuni di voi lavorativa, e vedo una tranquillità interna che arriverà sul piano emotivo grazie a questa decisione, lasciarsi alle spalle vari problemi, varie el- ehm, laborii mentali che a volte uno ha, quindi sarete molto più tranquilli una volta presa questa decisione. Stringete un po' la cinghia, perché a livello proprio materiale succo succo avrete da lavorare, e non avrete dovrete risparmiare appunto probabilmente per dei desideri che vorrete realizzare, magari appunto vorrete comprare delle cose che vi daranno molta soddisfazione, degli oggetti, o anche andare a fare una vacanza, un qualcosa per il quale deciderete di lavorare sodo con l'otto di denari, e questo quindi ovviamente dovrete risparmiare, tirare la cinghia in altre cose, appunto, in modo da poter soddisfare i vostri desideri con il 9 di coppe. Bene, spero che questa piccola lettura vi sia stata di
di chiarimento, vi abbia dato degli spunti di riflessione. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non avete già fatto, soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi e noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci alla seconda variante, quella del quarzo fumé. Vediamo subito le energie dei prossimi 2 e 3 mesi. E abbiamo Cerere. Questa è la dea dell'abbondanza, delle messi, del raccolto. Vedete, ha una cornucopia tra le sue mani e quindi è proprio dall'idea dell'abbondanza dei frutti che si maturano e possono essere raccolti. Quindi è di buon auspicio sicuramente come energia generale. Vediamo adesso sul piano emotivo i cambiamenti che in concreto stanno arrivando nella vita delle persone che hanno scelto questa variante nei prossimi 2-3 mesi. E abbiamo la regina di denari, il sole e il 3 di denari. Beh, sono belle carte. Dunque ci sono 2 carte di denari oltre all'arcano maggiore del sole, quindi sul piano emotivo siete molto influenzati dai vostri successi, perché c'è la carta del sole, dal punto di vista materiale, concreto, nella vostra area di vita di tutti i giorni o lavorativa nello specifico. Vediamo innanzitutto che voi incarnate l'energia della regina di denari, che siate uomini o donne, la stessa cosa, che è una energia molto con i piedi per terra, molto concreta, senza tanti grilli nella testa, però allo stesso tempo molto materna, ovvero attenta anche alle esigenze di chi la circonda, quindi è un po' come la madre terra per me, la regina di denari, un po' incarna questa figura, ovvero qualcuno che nutre proprio l'ambiente circostante, le persone che la circondano amorevolmente, ma anche in maniera proprio concreta. Quindi nel caso di Madre Terra, per esempio, nel nutrire, no? Proprio il dar da mangiare agli animali, a noi, a tutti. Però comunque in generale è una persona che è in grado di gestire le proprie finanze e anche di essere, diciamo, concreta come approccio, ovvero senza grossi drammi emotivi, non dà spazio a emozioni forti, non dà spazio a pensieri inutili che possono semplicemente dare ulteriori preoccupazioni. Quindi proprio una persona con come dire, portata a seguire, a guardare ai fatti e le prove e dare importanza a quello che effettivamente è concreto nella propria vita. Beh, questo è un atteggiamento che vi dà successo, perché la carta del sole, che tra l'altro è centrale, indica proprio uno splendore nella vostra vita, quindi un risplendere, un stare al sole, quindi avere successo nelle proprie attività, anche quindi molta energia, proprio sul piano emotivo, molta energia positiva, sicurezza in se stessi, quindi carica proprio energetica. E questo viene anche facilitato dalla carta del 3 di denari, che indica proprio dei lavori che state facendo, delle attività che state implementando con altre persone, quindi e che dà successo, perché il 3 di denari in genere è una carta positiva. Quindi in definitiva sul piano emotivo sicuramente si sta realizzando l'energia in concreto della carta della dea Cerere,
perché appunto vedo molta abbondanza, una grande soddisfazione, una grande sicurezza di sé, grande concretezza, quindi proprio molta energia, molta solarità, appunto con la carta del sole e come dire, rapporti felici con altre persone, quindi grande serenità nella collaborazione anche con le persone attorno a voi, sul piano emotivo. Vediamo sul piano mentale e abbiamo il 5 di spade, la carta della torre e la carta della papessa. Dunque, sul piano mentale, allora la torre solitamente viene vista male come carta perché ovviamente tutto ciò che viene a cadere nella nostra vita in maniera anche per un verso brutale può dare un certo senso di shock, però bisogna sempre come dire, interpretare questa carta nel contesto, quindi con le altre carte e soprattutto con le altre carte in questo caso. Quindi vediamo che qui abbiamo il 5 di spade che indica conflitti, possono essere conflitti interiori, possono essere conflitti quindi mentali che voi avete tra voi stessi e voi stessi, nel senso che magari idee conflittive che non sapete bene quale fare prevalere, pensieri confusi, vedete ci sono molte nuvole in questa carta che indicano sempre molta confusione mentale e anche possono indicare più nel concreto, se vediamo ai rapporti con altre persone, conflitti con altre persone che appunto non danno mai, in questo caso, in questa carta, una vittoria certa, nel senso sono conflitti che comunque fanno star male entrambe le parti. Bene, con la carta della torre subito dopo vediamo che questa situazione va a finire, quindi conflitti che avete tra di voi, nel senso contraddizioni interne, dubbi, confusione mentale, discussioni con altre persone vanno a cadere. La torre è un cambiamento abbastanza netto perché appunto è come se cadesse la torre proprio, cadesse un edificio, quindi prima c'era, poi non c'è più. Anche abbastanza deciso e improvviso perché appunto c'è il fulmine che quindi viene anche abbastanza in maniera imprevista e comunque porta a cadere tutta una serie di dubbi nel vostro caso, di conflitti interiori, anche di fastidi con altre persone e si ricollega secondo me in questo caso alla carta del sole perché appunto dopodiché c'è chiarezza, il sole è la carta della chiarezza, no? Tutto è la luce del sole sotto la luce del sole si vede bene tutto, no? Tutti i fattori sono alla luce, quindi la confusione mentale sparisce. Sono anche sovrastrutture mentali che di solito uno ha, che vanno a cadere, quindi cambiamenti di idea improvviso sul piano mentale, mettiamola così, che portano a ribaltare un po' la situazione nella vostra testa e vedere le cose in modo diverso. La carta della papessa indica un vedere le cose appunto in maniera diversa, magari usando molto di più l'istinto e il vostro intuito, comunque indica un'energia molto più serena, molto più introspettiva. Quindi dal punto di vista mentale io vedo uno sconquassamento, mettiamola così, che porta a far chiarezza nella vostra testa e potrebbe per alcuni di voi portare alla fine di discussioni con altre persone
e quindi portare anche alla luce elementi che non erano chiari a voi, no? Perché la papessa solitamente indica anche qualcosa di non molto chiaro, di tenuto celato, non dico segreti, ma insomma qualcosa che non era appunto chiaro nella vostra testa, che viene appunto a essere portato alla luce e darà come risultato appunto una maggiore consapevolezza di voi stessi, perché la papessa secondo me è una persona molto centrata, non ha sicura di se stessa, è una persona che riesce a capire meglio degli altri cosa sta succedendo. Quindi sicuramente tanti dubbi finiranno nella vostra testa in questo periodo e avrete una sorta di, non dico illuminazione, ma sicuramente tutto sarà molto più chiaro. Vediamo dal punto di vista materiale. Abbiamo il 9 di spade, 10 di coppe e il 2 di spade. Dunque, il 9 di spade e il 2 di spade secondo me si rifanno molto alla carta, al piano mentale che abbiamo visto prima, perché indicano appunto ansia, dubbi, blocchi anche generati soprattutto da pensieri contraddittori, da pensieri che mettono ansia, che mettono agitazione, quindi siete come bloccati nel rimuoverli, nel decidere da che parte andare, non avete molta, scusate, ehm, non avete chiaro bene la situazione per poter decidere da che parte muovervi, però dal punto, e questo diciamo blocca la vostra azione sul piano materiale, ovvero siete come bloccati nelle vostre azioni, che può essere sia a livello lavorativo che nella situazione di tutti i giorni. C'è un blocco che però deriva proprio dal vostro stato mentale, soprattutto, appunto perché sono legate all'elemento aria, quindi pensate troppo e quindi questo vi porta a bloccarvi nelle azioni. Siete aiutati in questo periodo però da una comunità di persone che stanno vicino a voi, che possono essere la vostra famiglia, i vostri amici, i vostri colleghi, che vi supportano molto in questo periodo e questo appunto vi permetterà nel lungo periodo di sbloccarvi. C'è questo senso di abbondanza dal punto di vista proprio relazionale in questo senso. Quindi, riassumendo, io vedo un forte senso di collaborazione che è estremamente positivo nel vostro caso e nel prossimo periodo. Vi porterà a successo dal punto di vista soprattutto emotivo e vi permetterà anche di riuscire a sbloccarvi dal punto di vista mentale e materiale, perché avete dei conflitti soprattutto interiori, considerando che il 5 di spade sta sopra il 9 di spade, quindi insomma sono molto relazionati. E quindi riuscirete però a sbloccarvi sicuramente grazie alla comunità che vi sta accanto, rappresentata dal 10 di coppe e dal 3 di denari, e anche perché riuscirete a come dire, smettere di
considerare i vari pro e contro, smetterete di riflettere in maniera troppo razionale riguardo a una questione appunto che vi blocca le azioni, seguirete molto più il vostro istinto e questo vi permetterà di cambiare prospettiva e di come dire, trovare chiarezza nella vostra testa e quindi di riuscire a portare avanti le vostre azioni verso la realizzazione dei vostri obiettivi. È un mese in cui ci sarà molta chiarezza mentale, che vi spaventerà un po' perché c'è comunque la torre, però avrete appunto il supporto della comunità accanto a voi. È una chiarezza mentale che vi serve, come indica la carta del sole e della torre, e avrete il supporto della vostra comunità, che può essere amici, colleghi, famiglia, quello che sia, e riuscirete appunto a come dire, trovare di nuovo concretezza nelle azioni nella vostra vita grazie alla energia della regina di denari, e attraverso anche la collaborazione con queste persone che vi stanno accanto riuscirete quindi a fare chiarezza nella vostra testa, a togliervi vari dubbi che avete, a cambiare prospettiva, togliervi molte sovrastrutture, pensieri che vi limitano, pensieri limitanti, convinzioni che vi limitano, e questo vi permetterà appunto di raccogliere i frutti delle vostre azioni, un po' come appunto sta a indicare la carta di Cerere, che è quella dell'abbondanza. Però per raggiungere questa abbondanza dovete assolutamente buttare giù vari pensieri che vi fanno paura, che vi limitano, con la carta della torre, e fare molta chiarezza e soprattutto affidarvi, o meglio farvi aiutare dagli altri attraverso appunto come espresso dalla carta del 10 di coppe e dal 3 di denari. È una collaborazione, quella del 3 di denari, che proprio vi darà emotivamente molta sicurezza in voi stessi. Dal punto di vista materiale, vi vedo comunque che questo processo di chiarimento, questo processo di togliere sovrastrutture mentali e soprattutto dubbi, confusione, pensieri limitanti, eccetera, prenderà il suo tempo, quindi la realizzazione, la vostra sicurezza di sé, il vostro chiarimento prenderà un po' di tempo, quindi per il momento sul piano sul piano materiale non vedo ancora dei frutti. Questi arriveranno un po' più tardi, però perché ancora ci sono, vedete, il 9 di spade e il 2 di spade, e quindi ancora ci vorranno questi 2 mesi, 2 o 3 mesi, per concretizzare effettivamente i risultati di questa specie di pulizia mentale che dovrete fare secondo le carte. Vediamo un attimo cosa dice la carta degli archetipi, che è quello dell'angelo. È una carta di ispirazione, come se appunto siete aiutati dalle persone accanto a voi, fatevi aiutare, sentite soprattutto anche da un punto di vista più spirituale il supporto della vostra guida, del vostro spirito guida, se credete in questo, e cercate appunto ispirazione all'interno della vostra comunità, non solo facendovi aiutare, ma anche aiutando gli altri. Quindi c'è una specie di interconnessione tra voi e le altre persone che vi aiuterà ad andare oltre questi conflitti mentali interiori che vi disturbano, e che vi permetteranno in modo da appunto avere coraggio e fiducia in voi stessi. Cercate appunto
ehm, di seguire un po' la vostra voce interiore, il vostro intuito, portare alla luce quello che cercate di nascondere anche a voi stessi attraverso tanti lavori mentali. Un po', adesso non vorrei farla troppo spirituale, però il concetto del piano mentale, le tre carte qua, è proprio che, come dire, avete dei pensieri che vi limitano, che vi creano dei conflitti interiori, che vi limitano nelle azioni. Quello che poi la torre e la papessa indicano è che riuscirete a toglierli di mezzo e riuscirete effettivamente a sentire dentro voi stessi quello che effettivamente volete e quello di cui effettivamente avete bisogno. Bene, spero che questa piccola lettura vi sia stata di aiuto, vi abbia dato degli spunti di riflessione. Se vi è piaciuto il video, vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale se non avete già fatto, soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i video successivi. E noi ci vediamo presto. Ciao! Bene, eccoci arrivati alla terza variante, quella dell'ametista viola, e vediamo subito le energie per i prossimi 2-3 mesi per coloro che hanno scelto questa variante. Dunque, e abbiamo il ponte. Il ponte è una carta che indica appunto un ponte fra due situazioni, un collegamento tra la vostra situazione e la situazione di qualcun altro, una linea di contatto con altre persone che quindi evidentemente possono influenzare situazioni o persone esterne appunto a voi, possono influenzare la vostra situazione in questo momento, nei prossimi 2-3 mesi appunto. Vediamo un attimo i dettagli con i tarocchi. Questi cambiamenti che effetti avranno sul piano emotivo. Abbiamo la carta della luna, la carta del 9 di spade e la carta del cavaliere di coppe. Dunque, c'è una persona nella vostra vita, rappresentata dal cavaliere di coppe, che sta andando verso una direzione, può essere appunto che si stia un po' allontanando da voi, quindi magari se siete in un coinvolgimento emotivo nei confronti di un'altra persona, questa persona sembra andare per la sua strada e questo vi dà molta ansia, molti dubbi, molte paure con la carta della luna e la carta soprattutto del 9 di spade, che indica appunto una situazione di ansia. Vediamo però per alcuni altri di voi questo cavaliere di coppe può rappresentare voi stessi che state andando verso una situazione che vi è congeniale, che però allo stesso tempo vi dà molte insicurezze, vi suscita molti dubbi e molta ansia. Vediamo le altre carte. Dal punto di vista mentale abbiamo il 6 di denari, l'imperatore e l'8 di bastoni. Dunque, dal punto di vista mentale vedo che c'è un certo equilibrio dato dal 6 di denari, che vedete ha una bilancia, quindi si crea un certo equilibrio sì sul piano mentale, però anche dovuto a un bilanciamento del vostro piano diciamo più pratico, lavorativo ed economico, che vi dà di conseguenza un certo equilibrio a livello mentale. La carta dell'imperatore indica che siete delle persone molto
centrate, molto ehm, in controllo della vostra situazione e quindi siete in grado di controllare la vostra situazione con le vostre idee sul piano mentale. Quindi siete, diciamo che l'energia dell'imperatore a livello mentale può indicare anche una certa rigidità, un seguire un po' troppo delle regole che si è dati, un voler rimanere diciamo in controllo della situazione anche in maniera un po' eccessiva. Sicuramente non siete in una fase in cui andate fuori le righe, ecco. Avete un desiderio di controllo, un desiderio di essere di avere in controllo la vostra situazione e soprattutto di raggiungere degli obiettivi anche in maniera veloce, perché l'otto di bastoni indica proprio questa necessità di manifestare, vedete l'energia del fuoco che dall'alto va verso il basso, quindi si concretizza sul piano materiale. Quindi a livello mentale avete degli obiettivi di breve termine che volete raggiungere e avete la necessità di controllare tutto il processo per arrivare a realizzare i vostri obiettivi. Vediamo sul piano materiale, abbiamo il 3 di spade, il 9 di coppe e il carro. Anche questa, l'energia del carro è una energia molto volitiva, quindi voi avete proprio degli obiettivi in testa che volete manifestare sul piano concreto. Questo sicuramente, dei desideri che volete realizzare, che si realizzeranno grazie alla vostra volontà, alla vostra determinazione. Però avrete anche delle delusioni, qualcosa che vi darà appunto una certo disappunto con il 3 di spade, vedete? Con queste spade che feriscono il cuore, quindi diciamo sono dei pensieri che poi a livello nascono dalla parte diciamo più concreta della vostra vita, dei disappunti che creano però anche dei rovelli mentali che riuscirete però appunto come dire, a lasciarvi alle spalle grazie alla vostra determinazione e alla possibilità di concretizzare, di raggiungere dei desideri e una soddisfazione importante a livello materiale nella vostra vita. Dunque, quindi riassumendo, io vedo un collegamento tra la vostra situazione appunto e delle situazioni esterne che faciliteranno sicuramente sul piano materiale la realizzazione di alcuni obiettivi, di alcuni vostri desideri che avete. Riuscirete sul piano materiale a superare dei disappunti che sono stati creati all'inizio di questo periodo, riuscirete a superarli ed avere una forte soddisfazione dal punto di vista materiale, concreta, ma una forte soddisfazione proprio che anche a livello emotivo sarà molto importante, grazie appunto a dei cambiamenti a livello materiale che saranno molto positivi e che riuscirete a concretizzare grazie alla vostra determinazione, alla vostra volontà in questi appunto 2-3 mesi. Dal punto di vista mentale vi vedo molto in controllo della situazione, avete degli obiettivi a breve termine che volete assolutamente realizzare e state seguendo
con appunto determinazione e molta sicurezza in voi stessi, perché appunto avete l'energia dell'imperatore. Il 6 di denari indica che voi sentite che avete questi obiettivi che vi siete prefissati, vi permetteranno di avere ciò che meritate, nel senso che il 6 di denari indica una certa ridistribuzione, no? Della ricchezza, per dire, ecco, nel senso, qui c'è un uomo, no, che ridistribuisce a dei viandanti, che dà a dei viandanti, non dico l'elemosina, però insomma una parte dei suoi guadagni, appunto per far sì che a livello macro ridistribuisca la ricchezza a livello della società. Quindi, nel senso, sta a indicare che voi avete come obiettivo appunto una certa equilibrio a livello proprio di denaro, materiale, state ricercando una certa equilibrio e siete molto convinti di questo obiettivo in generale di lungo termine. Questo vi porterà a concretizzare dei obiettivi a breve termine con l'otto di bastoni, e quindi sarete molto focalizzati su questo a livello mentale. Le energie a livello mentale sono molto orientate a degli obiettivi specifici che riuscirete a ottenere sul piano materiale, appunto. Dal punto di vista emotivo c'è appunto il collegamento con una persona, se siete appunto, diciamo, se vogliamo parlare dal punto di vista sentimentale, c'è una persona che si allontana, che sta allontanandosi da voi, e questo appunto vi dà molta ansia. Dovrete probabilmente cercare di trovare un chiarimento con questa persona, però appunto a livello emotivo, anche se a livello mentale siete molto focalizzati, a livello emotivo vedo che siete molto turbati. Ci sono proprio delle paure, delle ansie che vengono in superficie in questo mese, che sono secondo me legate a questo cavaliere di coppe che va verso una direzione ben precisa, un po' allontanandosi da voi. Può essere una persona a cui tenete a livello sentimentale, può essere un amico o un'amica, qualcuno a cui voi tenete, però per quanto riguarda appunto la sfera mentale, quindi più razionale, insomma, la vostra mente è molto focalizzata, ciò nonostante, sugli obiettivi ben precisi, e questa ansia, questi dolori, questo disappunto che state sentendo a livello emotivo verrà però anche in parte superato grazie alla realizzazione di desideri concreti che riuscirete a manifestare grazie alla vostra determinazione, che è rappresentata appunto dalla carta del carro, che è un po' quella del carro vittorioso, ecco, in questo senso. Per altri versi, queste tre carte messe insieme indicano che voi appunto state andando verso una direzione precisa nel concretizzare appunto dei vostri desideri. La carta del carro con la carta del cavaliere sopra, la carta dell'otto di bastoni, per alcuni di voi può anche indicare proprio dei movimenti, dei cambiamenti di sede, un trasloco, eccetera, che quindi può anche in questo caso darvi un po' di ansia a livello emotivo.
però io in generale direi che in questo periodo sarete molto focalizzati appunto in alcuni obiettivi che vi siete posti e questo vi permetterà di superare anche un certo disagio, una certa ansia a livello emotivo legata appunto, in questo caso come dice anche la carta del ponte, a una persona accanto a voi che sta andando in una direzione diciamo un po' più insomma un po' più per i fatti suoi rispetto a voi, per questo avrete un po' di ansia, un po' di delusione a livello emotivo, però per il resto io vedo molte soddisfazioni dal punto di vista di prestigio, sul piano economico e lavorativo. Vediamo cosa dice la carta degli archetipi che indica appunto l'atteggiamento che sarebbe meglio tenere in questo periodo. E abbiamo la carta del networker che indica proprio la necessità per voi di comunque avere di fare comunità con gli altri, cioè di mettervi a fare delle alleanze con altre persone per ottenere i vostri obiettivi, per manifestare nella realtà i vostri desideri, che si lega anche a questa carta del 6 di denari, perché anche questa è una carta di comunità, no? Di pensare anche alla comunità attorno a voi, non soltanto a voi stessi. Quindi sicuramente la carta del ponte, che è appunto un ponte, un collegamento con altre situazioni, con altre persone, si lega molto alla carta del networker, che è quello che appunto crea una comunità con gli stessi obiettivi, gli stessi interessi o comunque interessi o obiettivi complementari che possono aiutarlo nella manifestazione degli obiettivi propri. Quindi sicuramente questo è l'atteggiamento giusto da tenere in questo periodo se appunto volete manifestare i vostri obiettivi. Trovare informazioni grazie alla comunità attorno a voi, creare un gruppo di interessi comuni o complementari. Bene, spero che questa piccola stesa vi sia stata di aiuto e vi abbia dato degli spunti di riflessione. Nel caso il video vi sia piaciuto, vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale se non avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere gli interattivi successivi. E noi ci vediamo presto. Ciao!